Leonardo avesse avuto una stampante 3D. Immaginate Leonardo nel suo laboratorio avesse avuto a disposizione questa tecnologia. Leonardo sicuramente l'uomo, il genio, ma Guglielmo Marconi, che è un mio conterraneo, amava dire: non credete all'esistenza dei geni, esistono solo persone tenaci. Quindi probabilmente Leonardo, così come Guglielmo Marconi, erano tenaci. Tenace lo sono anch'io, nel mio piccolo, ovviamente, non come loro, non ho la loro caratura. Però vi racconto una breve storia. La storia inizia in questo posto, che è l'officina di famiglia, dove facciamo macchine automatiche speciali. Lì era il 1980, ero circa 12 anni, e mio padre mi disse un giorno: sai, se vuoi il mio posto, il suo posto era in ufficio al primo piano, devi farti tanta esperienza, usò un altro termine ovviamente, però disse: devi farti tanta esperienza giù, in sotto, in officina. Ho detto: beh, allora almeno utilizziamo l'estate, quando non vado a scuola, per cominciare a fare questo percorso. Più ne faccio prima, forse prima ci arrivo. Lui non aveva fretta di mollare, intendiamoci, però intanto ho fatto il mio percorso. E dopo aver fatto diversi lavori all'interno dell'officina, quindi partendo dal magazzino, ho fatto la logistica, ho fatto tante altre cose, anche gli uffici, quant'altro, ho capito che dovevo crescere il mio bagaglio, la mia cassetta degli attrezzi doveva avere altri strumenti. Colgo l'occasione, una sfida, e anche qui ci è voluto un po' di tenacia, e mi trasferisco in America per un anno. Lavoravo gratis di giorno presso un'azienda dove facevo uno stage formativo e alla sera andavo al College di DuPage. Quando sono tornato a casa, questo era il 94, sono tornato a casa, volevo cambiare il mondo, lo volevo proprio ribaltare completamente. Non era esattamente come l'avevo pensata, perché era molto più difficile, soprattutto quando devi portare in aziende che sono vecchie, perché hanno comunque una struttura che è nata tanti anni prima, delle novità, non sempre ci riesci con la velocità con cui le vuoi introdurre. Però non mi fermo, quindi un giorno mi capita con un mio caro amico di vedere una tecnologia con lui e mio padre ovviamente in società, che era il socio finanziatore sostanzialmente, iniziamo a fare simulazioni virtuali con cinematismi applicati. Circa un anno prima, ma questo non lo sapevo, l'ho saputo solo dopo a livello storico, era nata la Pixar. Quindi non abbiamo fatto altro che prendere una tecnologia dei videogame e applicarla al mondo dell'industria. In questo settore ci siamo applicati su diverse grosse aziende e una di queste mi ha dato l'opportunità di toccare per la prima volta con mano un oggetto stampato in 3D. E avevo già sentito nominare questa tecnologia, soprattutto quando ero in America, che avevo un po' studiato, però non avevo ancora toccato questo oggetto, non capivo bene come poteva funzionare. In origine pensate che si chiamava stereolitografia, neanche stampa 3D. Cosa è successo? Che a questo punto mi sono ritrovato nell'azienda di famiglia a dire: beh, ma quello che io adesso faccio, quello che vedete lì in alto, quindi sono 3 particolari meccanici che compongono uno stesso pezzo che si chiama piegatore. Come posso fare a mollare il metodo produttivo tradizionale e passare alla stampa di D? Posso farlo, è economico, c'era un percorso da fare, quindi ho dovuto fare dei ragionamenti, delle analisi con dei tecnici e quant'altro, e quindi ho deciso che avrei iniziato nel 2011 un cambio tecnologico in favore del metal additive. Perché? Perché col metodo corsista, e non ho usato molta fantasia, è il mio cognome, lì ci sono gli oggetti che voi vedete sopra stampati in 3D, ovviamente in metallo. Quindi io non avevo più 3 oggetti con le viti, il montaggio, la distinta e quant'altro, ma avevo un unico oggetto che usciva dalla stampante. Come poterlo fare? E ovviamente dovevo fare una ricerca, dovevo capire quali erano le tecnologie, se le tecnologie erano alla portata di un'azienda meccanica, perché ovviamente era sicuramente alla portata di aziende che fanno aerei piuttosto che aerospace, cioè dove i budget sono diversi, ma l'azienda meccanica alla fine deve far quadrare anche i conti. E quindi mi sono un attimo ingegnato e qualche anno dopo, nel 2016, dopo un po' di percorsi di analisi di quello che erano le tecnologie che si trovavano sul mercato, abbiamo deciso in famiglia che, visto che facciamo macchine automatiche, make era meglio di buy, e quindi ci siamo fatti questa macchina. Ovviamente anche qui tenacia, never give up, andare a fondo e cercare di capire. Questa è la stampante 3D. In questo caso stiamo stampando il nostro gadget che diamo ai nostri clienti, che sono dei tortellini. Vengo da Bologna, cos'è che potevo stampare? Quindi mi sono un attimo ingegnerizzato e visto che sono in inox l'abbiamo chiamato tortellinox, con la X finale. Andiamo avanti, quello vedete qua in basso sulla destra, poi ci siamo fatti anche l'Umarell perché andava anche di moda. A sinistra, come potete vedere, ci sono le torri, le 2 torri di Bologna, e in mezzo i pezzi meccanici, perché in realtà quello era l'obiettivo. Il resto fa solo capire qual è la capacità a livello produttivo di questa tecnologia, quindi sicuramente può fare veramente la differenza. Ma torniamo un attimo al ragionamento,
Poi cos'è successo? Cioè, qual è stata la molla che ci ha fatto arrivare a quello che è il nostro più grande successo, cioè la stampante 3D per ottone? Io vado presso un cliente che è di Brescia, è un caro imprenditore che stimo moltissimo, e gli presento la stampante 3D per acciai, per inox, e lui dice, beh, bella, fantastica, ma lo fai l'ottone? Io ho detto, non ancora, però se vado a casa e cerco di capire come si fa, magari trovo il materiale, perché il problema era trovare il materiale di origine per poterlo processare, ci possiamo provare. In realtà lui sapeva, io no, ma lui sapeva che era una domanda quasi impossibile, ma io non lo sapevo e quindi ci ho provato lo stesso. E poi comunque l'avrei preso anche come sfida. A questo punto 2 anni di tentativi, di prove, di ricerca scientifica in collaborazione con l'Università di Modena, con dei tecnici e dei ragazzi che sono fantastici, veramente ho un team incredibile, siamo arrivati a realizzare la prima stampante 3D per ottone al mondo, quindi un primato tutto italiano, made in Pontecchio Marconi. A destra vedete un oggetto, a sinistra c'è la classica valvola, quindi valvole, rubinetti, qualsiasi cosa che viene fatta in ottone, a destra ci sono anche oggetti come quelli qua di fianco, uno può fare una fibbia, può fare qualsiasi cosa in ottone e quindi non ha solo un uso industriale, così come l'inox, anche l'ottone può avere usi non industriali. Andiamo a Leonardo. Perché prima vi ho parlato di Leonardo e se avesse avuto una stampante 3D? Immaginate Leonardo con una stampante 3D in plastica, ok? Avrebbe potuto, prima di andare a costruire la sua magnifica scala, provarla. Quindi avrebbe potuto stamparla piccolina e vedere se magari c'erano dei difetti. Era bravino, che di difetti non se ne è mai visti in quel che ha fatto, però per l'amor di Dio. Dall'altra parte aveva anche la catapulta, poteva anche provare se funzionava, magari doveva dimensionare diversamente alcuni pezzi, oppure addirittura l'uomo vitruviano lo poteva anche simulare in stampa 3D. Oppure poteva andare verso quello che era un'esigenza di oggi, ma immaginate che poteva essere un'esigenza di allora, quindi poteva creare delle mascherine, poteva creare degli strumenti, degli attrezzi e dopo avrebbe ovviamente fatto il passo successivo. Ma qui stiamo parlando di una stampante in plastica e se l'avesse avuto in acciaio, magari avrebbe potuto costruire per il suo automa cavaliere, questa è stata fatta in acciaio, la cotta di maglia. Ok? Quindi avrebbe potuto costruire degli oggetti che andavano direttamente sul campo, quindi andavano direttamente anche degli strumenti, poteva costruirci degli attrezzi speciali. Perché vi parlo soprattutto in generale di stampa 3D, che ho fatto dalla plastica agli acciai all'ottone? Perché la stampa 3D è un mercato incredibile che si sta sviluppando, noi siamo in basso, qui a sinistra. Questa è la progressione che ha nei prossimi 10 anni, quindi siamo partiti dal 2019-2029. Questo cosa significa? Che in realtà sono nuove opportunità. È un mercato che crescerà in maniera spaventosa e ognuno di noi avrà a che fare con questa tecnologia, direttamente o indirettamente, perché lo vuole o non lo vuole. Adesso alcuni fanno le protesi in stampa 3D, si fanno i denti in stampa 3D e non è che tu vai dal dottore e gli dici ma hai fatto in 3D o normale? No, cioè, te lo decide lui, è lui il dottore, quindi voglio dire. Il concetto è, vi dà nuove opportunità, vi dà nuove professioni. Quindi io quello che mi auguro è che vi avvicinate a questa tecnologia. Avvicinarsi come? Regalatevi una stampa 3D, una stampante piccolina, regalatevi se non a voi anche a qualcuno dei vostri familiari, avete un nipote, un figlio, qualcuno. E poi cominciate a conoscerla, veramente con poco, è un entry level, non c'è niente di incredibile, però continuate a conoscere questa tecnologia perché è veramente importante che voi capite che il futuro, questa tecnologia, sarà una delle tecnologie incredibilmente preponderanti in tutto quello che fate, in tutto quello che è il vostro sviluppo della vostra vita. Questo perché? Perché così come è successo per me, che ho conosciuto questa tecnologia per un'esigenza e cercato di capire, sempre cercando di immaginarsi un futuro, e mi ha cambiato letteralmente la vita della mia azienda, spero che lo faccia altrettanto per voi. Quindi quello che vi dico è che vi auguro che capiate questo messaggio come un incitamento a studiare, ad approfondire ed essere curiosi, tenaci, quindi mai mollare, è la parola d'ordine. La tenacia, come diceva Marconi, non crediate all'esistenza dei geni, è la tenacia quella che fa la differenza. Quindi io dico, e se il nuovo Leonardo fossi tu? Grazie.